Sono Jack e sto correndo sulla Luna. Sì, hai capito bene, sto correndo sulla Luna. Guarda che razza di cratere. Questo è il suolo grigiastro composto da regolite lunari. E tutte queste rocce sono piantate su altra roccia. Tutti questi sono meteoriti. Oh, tutto questo non ha senso! Ma facciamo un passo indietro. Negli episodi precedenti eravamo nel nord della Sardegna. Abbiamo fatto un'esperienza assurda in kayak, siamo stati a Valle della Luna dove hanno cacciato gli hippi che l'abitavano e nello scorso episodio ci siamo spostati nel centro della Sardegna alla scoperta dell'antico tempio Maya. In questo episodio ci troviamo... Oggi mi trovo nella località di Bosa Marina, nella costa della Sardegna centro-occidentale e andremo a scoprire la spiaggia di Cane Malu, unica nel suo genere perché sembra di stare sulla Luna. Ovviamente, come nostro solito, stiamo camminando sotto il sole cocente di mezzogiorno, ma che ci possiamo fare? È così ed è così. Questo è il fiume Temo che sfocia proprio nel mare. Ci sono due sentieri per arrivarci, noi stiamo facendo quello sul monte, quindi sopra. Eventualmente c'è anche la possibilità di prendere un sentiero più sotto. Ci troviamo precisamente a 3 km dal borgo medievale di Bosa e a un'ora di macchina da Alghero. Questa parte della Sardegna è molto meno turistica rispetto alla costa est, quindi anche più selvaggia e si trovano dei posti veramente assurdi. Questa è tutta la spiaggia di Cane Malu, ma con precisione là in fondo c'è un'insenatura da cui prende il nome. Ecco il segnale. Ora c'è tutto il sentiero che scende. Il solito punto di inciviltà che non può mai mancare. Eh sì, hanno lasciato la spazzatura. Si scivola. Eh sì. Roccia ruvida che ti dà un bel grippo per non scivolare. Cioè, guardate che paesaggio. Incredibile. E l'impatto è così incredibile anche grazie alla roccia di tracchite bianca che rende tutto questo paesaggio. Non ho parole. Oh, tutto questo non ha senso! Se siamo sulla Luna, tutti questi sono meteoriti. Ed è proprio grazie a questa roccia, la roccia di trachite, e tutte queste rocce sono piantate su altra roccia, guardate, che crea un paesaggio particolarissimo. Questi posti li puoi vedere solamente in Sardegna. Qui c'è una piccola piscinetta. Sembra di stare veramente in un deserto di roccia modellata nei millenni dalle mareggiate sospinte dal vento di maestrale. Ed eccola qui. Questa piscina naturale è simbolo della spiaggia di Cane Malu. Una piscina scolpita e modellata dalla natura nella maniera più creativa possibile. Si chiama Cane Malu, che vuol dire cane cattivo, perché tutto questo lembo lungo di roccia ricorda la coda di un cane e soprattutto quando ci sono le mareggiate fa sì che sembri la coda di un cane arrabbiato. Ora facciamo un bel bagnetto. Oggi mi farò il bagno in questa piscina lunare. Wow! È proprio incredibile come la natura abbia creato tutto questo. Qui c'è proprio una grotta, un riparo naturale. Che razza di pareti. Vi consiglio di venire qui quando il mare è calmo, perché quando è mosso può essere abbastanza pericoloso con le onde e tutte le rocce. Più in là invece c'è un altro posto selvaggio veramente top, che è la spiaggia di Compultittu. Ci sono stato già qualche anno fa e vi lascio delle riprese tanto per farvi un'idea. E se potete decidere anche il momento per venire qui a vedere questo magnifico posto, vi consiglio di venire qui al tramonto perché ci saranno dei riflessi di luce sulla cala ma anche sulle rocce, che è qualcosa di incredibile. Infatti la prossima volta, se potrò, verrò anch'io al tramonto. Sembrano veramente dei crateri, ma anche guardate la costa. Tutta quella parte alta è stata anche quella modellata in maniera assurda. Ora in questa zona c'è anche una grotta, vediamo se la troviamo. Dov'è?
Non si riesce a entrare. Siete tutti? Ma è enorme. Io mi aspettavo una grotta piccola, ma invece è gigantesca. Qui ci si arriva a nuoto oppure in kayak. E sempre qui in Sardegna ho fatto un'esperienza in kayak pazzesca, in un posto anche quello unico. E vi lascio il link qui sopra in descrizione e mi raccomando non perdetevelo. Non hai molte parole. La costa ha 3 colori diversi con 3 materiali diversi, guardate. Sotto più scuro, un po' più chiaro e la parte sopra rossiccia. Delle bellezze così vanno riprese da tutti i punti di vista possibili. No, Jack? Se questo video e questa avventura in questo posto magnifico vi è piaciuta, fatemelo sapere con un bel mi piace e iscrivendovi qui sotto al canale, perché per me è davvero molto importante. E noi ci vediamo in una prossima avventura sia dalla Sardegna ma anche da altri luoghi, e vi saluto da questa piscina lunare. Ciao da Jack!